Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornate da EMF 205. Oggi voglio rendervi partecipi di un esperimento. Cosa andremo a fare in questo video? Sostanzialmente, partendo da un video di YouTube e dalla sua trascrizione, per cui la trasformazione dell'audio, in questo caso un podcast, in testo, cercheremo di estrarne un ebook, un libro, in maniera semplice e indolore. Allora, come al solito, questo è un esercizio abbastanza estremo, per cui siediti, mettiti comodo, chiacchiereremo, ci divertiremo e impareremo questa nuova skill. Vi lascio il link ai tool che utilizzo direttamente qua sotto nel commento e nella descrizione. Allora, vediamo un attimino. Prima cosa da fare, ovviamente, è andare a selezionare un video tramite l'estensione Transcript and Summary che ho installato su Google Chrome, una utilità per YouTuber molto interessante, perché permette appunto con un semplice clic, vedete, di ogni video di andare a estrarre la trascrizione, ok? Per cui primo punto, dobbiamo avere la trascrizione ovviamente del nostro video, del nostro podcast, ok? Seconda cosa, devo andare su Magic Bookifier. Okay, riprendiamo il titolo. Sei stanco di sentirti inferiore di fronte agli altri? Ok, questo è il titolo del nostro video. Magic Bookifier è un tool specializzato nella creazione di ebook partendo da trascrizioni, da idee, da bozze di idee, da documenti e quant'altro. Vi metto il link poi qua sotto. Allora, in questo caso ci occupiamo del Long Form Book Writer. È un sistema che funziona a crediti. Io ho acquistato una licenza e prima cosa mettiamo il titolo, seconda cosa mettiamo le indicazioni. Ora, le indicazioni in questo caso, per cui andiamo a dire allo strumento, al tool, di cosa deve fare, no? nel dettaglio. Allora, trasforma il transcript di questo podcast in un libro how to che dà del tu al lettore. How to che dà del tu, che stimola a fare profonde riflessioni, lo sfida cinicamente, lo coinvolge. Chi scrive Emanuele, esperto di comunicazione emozionale e miglioramento delle relazioni. Ok, perché queste sono delle indicazioni di massima, vedete, che ho messo. Posso decidere la lunghezza del mio book, del mio libro. Posso arrivare fino a 20 caratteri, e 20, scusate, chapters, che non vuol dire caratteri, ma vuol dire capitoli, e ho detto dai, prova a realizzare tutto in 7 capitoli, ok, 70 crediti che verranno risucchiati. Ho incollato il transcript è abbastanza lungo, perché questo è un video da quanti minuti? Ma diciamo una decina di minuti, confermiamo, 10 minuti e 11. E vediamo cosa combina. Ovviamente dovete fare questo lavoro. Ve lo dico e non ve lo dico. Ve lo dico e non ve lo dico. Ve lo dico e non ve lo dico. Ragazzi, dovreste farlo sui vostri contenuti. Questo è un mio video, ok? Per la mia altra attività di consulente di comunicazione. E sapete che io mi occupo di comunicazione, no? Non solo di intelligenza artificiale. Io insegno comunicazione digitale e AI. Per cui ho questo canale YouTube, il podcast emozionale, c'è anche su Spotify, e ho detto ma magari i miei, siccome sto rifacendo il sito, magari i miei utenti, i miei clienti potrebbero interessare delle piccole guide, per cui l'ho incollato e niente, semplicemente dovrò aspettare qualche minuto per visualizzare il risultato. Adesso metto un attimo in pausa, ci tranquillizziamo un attimo e vediamo il risultato tra un istante. Eccoci qui. Allora, il risultato è arrivato, ci è voluto più o meno un quarto d'ora, più o meno abbondante. Vediamo che l'ebook è stato generato, fantasticamente generato, per un totale di 8.472 parole, che devo dire, ragazzi, non è affatto male. Ora, nella schermata noi vediamo che possiamo, allora, innanzitutto tradurre in qualsiasi lingua,
io l'ho fatto direttamente in italiano, ecco, funziona anche in italiano, potete tradurlo in inglese, però voglio lavorare in italiano perché ovviamente questa è solo una prima bozza del nostro contenuto. E vediamo, insomma, ha dato il titolo. Adesso il titolo ha i vari capitoli, vedete, sono 7: riconoscere i segnali, identificare quando ci si sente inferiori, le radici della nostra percezione e quant'altro. Tutto questo per 7, ben 7 voci. Ma sembrano più di 7 però, sembrano molti più di 7. Vabbè, vediamo cosa... Ah no, 7 di 7. Ah no, sono capitoli però in realtà molto lunghi, con anche delle sottovoci. Fantastico. Allora, cosa facciamo adesso? Così, per non saperli leggere né scrivere, direi che potremmo andare a scaricarci il file in formato testo, che andrò a copiarmi bellamente su un documento di Google, giusto per darci una prima scrematura, una prima occhiata, dargli un titolo e quant'altro. Allora, qui ho un testo che è abbastanza grandicello, ok, è abbastanza grandicello, ma diciamo che con questa funzione fondamentalmente abbiamo un risultato di 50 pagine. Certo, poi questo sarebbe comunque un documento abbastanza grandicello, però potrò poi andare a mettere ovviamente le varie intestazioni, vedete, e andarlo a formattare. Allora, proviamo a leggere un secondo, insomma, una parte del capitolo per farvi capire, insomma. Allora, capitolo 1, la sensazione di inferiorità, comprendere e superare le difficoltà interiori. Hai mai avvertito un brivido di ansia entrando in una stanza piena di persone? Quella sensazione di essere osservato e giudicato, come se ogni tuo passo fosse scrutinato? La sensazione di inferiorità è un'esperienza universale e bla 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 bla. Allora, devo dire, inizia a prestare attenzione a come ti senti quando interagisci con determinate persone. Hai mai notato come frasi come ti guarda dall'alto in basso ti fa sentire inferiore e si ripetono? Allora ragazzi, così una prima occhiata per questo documento devo dire che non è affatto male. Il tool che ho utilizzato effettivamente funziona. Vero è però che vorrei un pochino personalizzare la scrittura. Dunque io farei una cosa di questo tipo: andrei su ChatGPT. Io ho creato un GPT customizzato, custom, che permette di scrivere e pensare un po' nel mio stile, e gli proporrò appunto questa sfida. Gli dirò: ciao, ho la bozza dei capitoli del mio nuovo libro, e gli dico sono 7. Ok, sono 7. Vorrei vorrei sottoporti ogni singolo capitolo, 2 punti. Dopodiché ti chiedo di riscriverlo integralmente nello stile del professor Costa. Ok, ricordati, questo è importante, di formattare professionalmente, aggiungere grassetti a parole e frasi chiave. Oltre a questo, vai a capo, questa è una cosa che se la fa bene, vai a capo e salta una riga dopo ogni frase. Questa è una cosa che mi piace molto, perché semplifica la formattazione poi sul documento. Dopo ogni frase, mi raccomando,
applica lo stile caratteristico e unico di Costa. Ok, caratteristico e unico di Costa. Ecco il primo capitolo, e gli incollerò il primo capitolo. Ecco il primo capitolo. E gli incolliamo il testo del primo capitolo. Allora mettiamogli anche un po' di dettaglio. Nel mio nuovo libro di comunicazione efficace, dal titolo, vediamo anche il titolo, no? Dal titolo: sei stanco di sentirti inferiore agli altri, ok. I capitoli sono 7. Ok. Vorrei sottoporti ogni singolo capitolo, dopodiché ti chiedo di riscrivere integralmente nello stile del professor Costa. Ricordati di formattare professionalmente, aggiungere grassetti, parole e frasi chiave. Oltre a questo, vai a capo e salta una riga dopo ogni frase. Mi raccomando, applica lo stile caratteristico e unico di Costa. Ecco il primo capitolo e li andiamo a incollare. Il first chapter, vediamo se riusciamo forse a farlo più comodamente da qui. Vediamo. Cavolo, però ne ha creato di testo. Allora, chapter 1, panoramica. Ok, vediamo. Chapter 1. Urca, che lungo. È un chapter 1 lungo 1 metro, ragazzi. Sì, porca miseriaccia. Ok, lo taglio per comodità e glielo sottopongo a ChatGPT, sperando che lo recuperi. Un altro punto importante nelle indicazioni, per le indicazioni è quello di mantieni la lunghezza originale. Ok, mantieni la lunghezza originale. Ok, vediamo, perché magari me l'ho fatto super breve. Allora, io vado con il mio comando, mi chiederà, mi puoi mandare il capitolo 1 per piacere? Ok. Procedi con l'incaricamento del primo capitolo. Eccolo qua, il primo capitolo, lunghissimo. Vediamo come procede. Sto ragionando un attimo. Oh, sì, lo sta riscrivendo in stile Costa. Sta mettendo i grassetti carino, guardate che ha messo a capo dopo ogni frase. Vedete, questo aumenta un sacco la leggibilità. Voi sapete che seguendo il mio canale potete scoprire un sacco di comandi, potete scoprire un sacco di particolarità che fondamentalmente solo chi testa, ritesta, prova, sperimenta, si informa può darvi, ok? Per cui io queste cose qui del salta una riga dopo ogni frase e lascia uno spazio vuoto non l'ho trovato online come comando e mi ci sono ritrovato a sbatterci la testa e l'ho fondamentalmente poi l'ho realizzato, ok? Allora, vediamo, ci sta impiegando il giusto, secondo me. Sto utilizzando l'ultima. Allora, che è per liberarsi da questo paese emotivo, l'umiltà, non quella che ci fa sentire inferiori, piuttosto l'umiltà autentica e il riconoscimento dei nostri limiti senza il bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Emanuele ci sprona. Ok. Allora, mi piace moltissimo, ma farei una piccola modifica che poi vorrei venisse trascinata anche nei capitoli seguenti, ossia gli posso dire mi piace moltissimo, perché mi piace moltissimo, riscrivi però
riscrivilo, però scrivendo in prima persona da parte di Emanuele, che dà del tu al lettore. Ok, questo mi permette di avere una sorta di narrazione più diretta. Vedete, ad esempio, l'inizio qui era di un certo tipo, adesso lo sta riscrivendo e però dà del tu. Ok, ti è mai capitato di entrare in una stanza piena di persone e sentire un nodo allo stomaco? Quella sensazione fastidiosa, quasi paralizzante, di essere osservato, giudicato, misurato. Sì, lo so, l'ho vissuta anch'io. È come se una voce, anche io Emanuele, è come se una voce nella testa iniziasse a sussurrare: non sei abbastanza, non vali. Ok? A volte le persone che incontri non aiutano, ti sarà capitato di trovarti a una festa. Ok? Attenzione, perché a volte sui grassetti è un po' perverso. È un po' perverso perché li mette, non li mette, però mi pare che il risultato in questo momento sia estremamente sofisticato, anche perché dentro il GPT personalizzato Professor Costa, una sigarettina, Professor Costa, c'è tanta roba dentro, cioè ci sono centinaia di pagine dei libri che ho scritto, ci sono dei comandi molto ricercati, molto imperativi. Ok, allora diciamo che il primo è perfetto, diciamo che possiamo passare al secondo. Allora adesso vi faccio vedere il secondo, giusto per il secondo capitolo, lo facciamo insieme e poi dopo dal terzo al settimo lo faccio senza registrare, vi faccio vedere poi il risultato finale. Vi ricordo che trovate il link allo strumento che utilizzo per trasformare appunto i transcript in libri, ve lo lascio giù nel primo commento. Adesso vediamo il secondo, diamogli un feedback. Ok, perfetto. Ora procedi con il prossimo capitolo. Ok, e incolliamo il chapter 2, vediamo, diamo un'analisi. Poi, quando ho finito tutto, ricordatemi, perché mi dimenticherò, di dirvi come scrivere anche l'introduzione, la conclusione, la sinossi e la pagina di vendita, ok? Che sono cose insomma utili. Se volete poi pubblicare anche su Amazon, questi libri potete fare, però dovete fare attenzione, dovete anzitutto dichiarare che avete utilizzato anche l'intelligenza artificiale e poi dovete chiaramente assicurarvi di aver pubblicato dei contenuti che siano veramente informativi, veramente degni, veramente all'altezza. Per cui quello che vedrete adesso, signori, è una bozza, ok, che io poi trasporrò su Google Documenti e mi andrò a rileggere, a correggere. Però è già un'ottima bozza. Affrontare l'arroganza con assertività. Quando qualcuno cerca di sminuirti, hai due scelte: reagire o rispondere. La reazione nasce dall'istinto, ecco come puoi farlo: usa frasi assertive, non lasciarti trascinare. Ok, e qui sta continuando a scrivere, ragazzi, per cui devo dire che avete capito, no? Primo passaggio, vado su YouTube, mi recupero la trascrizione, porto la trascrizione all'interno del software di cui vi lascio il link poi qua sotto, lo trasforma in un libro. È un libro, sì, gli abbiamo dato alcune indicazioni, abbiamo anche deciso il numero di caratteri e tutto quanto, il numero, scusate, di capitoli e tutto quanto, va bene, però vi dico anche, poi dopo dobbiamo personalizzarlo, dargli quel tocco di umanità, di freschezza. Io l'ho fatto con un GPT personalizzato, ok? E vi ricordo, ragazzi, che io insegno queste cose, per cui andate su emaf205.com per farvi un giro e capire
io faccio al momento 2 percorsi personalizzati, uno per quanto riguarda la ChatGPT avanzato e uno per quanto riguarda invece la parte insomma di Midjourney. Poi se vi va di acquistare un videocorso destinato appunto agli scrittori e agli youtuber o comunque a come creare contenuti editoriali con l'AI, raga, sono qui, ci siamo e mi contattate, ve lo registro, anzi scrivetemi se c'è abbastanza richiesta, ve lo realizzo e poi ho una cifra decente, ve lo vendo malamente, ok? Allora, vediamo un attimo. Capitolo 2, direi che ci siamo. Allora, adesso metto in pausa, faccio la stessa operazione per tutti gli altri 5 capitoli mancanti e poi ci rivediamo qui tra questi schermi tra qualche minuto. Eccoci qui. Allora, dopo 10-15 minuti ho fatto lavorare ChatGPT e ho tutti 7 capitoli fantastici del mio fantastico e fantasmagorico ebook. Sono un totale adesso di 34 pagine, è stato un po' più sintetico, forse perché a volte si ripetevano dei concetti, giustamente. Ho messo le mie titolazioni, per cui gli headings, heading 2, heading 3, anzi l'heading 2. Adesso vi faccio vedere una cosa: seleziono tutti gli heading 2 che sono i titoli di capitolo, li ingrandisco un pochino, ok, diminuisco anche un po' l'interlinea, va bene, e ci metto anche, vediamo se riesco a farlo, allora stili paragrafo no, interlinea e spaziatura, ci metto spaziatura personalizzata, per cui dopo i miei titoli di capitoli voglio 55 di spazio sotto, ok, per dividerlo. Se mi piace così io meglio in grassetto, diciamo lo lasciamo in grassetto e vado su opzioni formato e dico guarda che queste impostazioni applicale a tutte le intestazioni 2, gli heading 2, per cui faccio aggiorno intestazione 2 perché corrisponda, ok? Adesso è tutto molto più bellino, vedete? Semplicemente è più diciamo organizzato in maniera chiara e pulita per un ebook per l'appunto. Allora, come potete vedere gli errori sono praticamente inesistenti, errori di ortografia controllato, cerca di sopraffarti è normale, perché a volte anche Google Documenti diciamo fa delle piccole cappellate per quanto riguarda la correzione ortografica, lo sappiamo. Non so se vi piace l'idea di mettere il testo, a me non piace molto, però giustificato, forse un po' più da libro, è un po' più da libro, ma sicuro non con un font così grosso, secondo me. Allora, le cose sono due, o riduco il font, proviamo a ridurre il font. Allora, proviamo a selezionare tutto il testo, per cui seleziona tutto il testo corrispondente, ok, che qui ogni volta mi cambia anche i grassetti, porca miseria, vediamo se lo fa. Ok, testo normale, anziché 14 lo facciamo 13 e poi opzione formato, aggiungi testo normale perché corrisponda. No, ma ha messo tutto il grassetto. Vedete, uno dei casini è che grassetti e corsivi, purtroppo scusate, i grassetti e testo normale vengono identificati come due cose diverse. Vabbè, lo lasciamo così con un 14 di font, ok. Ok, vediamo se è tutto in ordine, dovrebbe essere tutto abbastanza. Poi dateci un'occhiata, ragazzi, a me così a occhio sembra che sia tutto abbastanza in ordine, poi dopo me lo devo rivedere. Però passiamo alla parte divertente, perché queste 33 pagine, questo è comunque il contenuto da cui deriva questo libro, c'è un contenuto che ha delle idee dietro, c'è un processo narrativo, è un podcast, per cui c'è un ragionamento, è un corso. E volevo farvi vedere e dire ok, la parte divertente. Voi dite, ma il titolo lo scelgo all'inizio. No, sbagliato. Come mi insegnò il mio professore
all'università, quando feci la mia prima tesi di laurea, mi disse: guarda Emanuele, il titolo lo dai alla fine, la cosa che tu devi avere sono i capitoli. Quando tu hai i capitoli poi dopo fai la cernita, perché tanto cambierai 1000 volte idea. Per cui adesso che ho il contenuto chiederò a ChatGPT, anzitutto la gratifico, ottimo lavoro. Ora mi piacerebbe avere da te 7 proposte di titolo per il mio libro stile bestseller Amazon. Ricorda, questo è importante, ricorda che deve essere originale ma allo stesso tempo esplicativo, risolutivo di un pain point del lettore. Ok, crea elenco di proposte, titolo trattino sottotitolo, ma mettiamo anche sottotitolo, attendi la mia selezione, che poi procediamo con la sinossi, la pagina di vendita e altro. Vai, vediamo se c'è un titolo che ci piace più degli altri, vediamo un po', li analizzeremo brevemente. Allora, vediamo. Il potere delle parole, come trasformare l'arroganza altrui in forza personale. Bello! Anche mai più piccolo. Riconquista tua voce, disarma l'arroganza e comunica con sicurezza. Mai più piccolo mi piace un sacco. L'arte di farti ascoltare. Anche questo bello, da sentirsi invisibile e comunicare con potenza. Il tuo viaggio verso... Allora, mi piace. Disarmarà più forte con le parole. Allora, mi piace più forte con le parole e metterei il metodo definitivo per affrontare critiche, conflitti e costruire relazioni sane. Riconquista tua voce, disarma l'arroganza. Allora, sì, dai, direi che quello che mi piace di più è il numero 7. Più forte delle parole. Ottimo. Scelgo più forte delle parole e poi sotto ci mettiamo, abbiamo detto, riconquista tua voce, no, il metodo definitivo per affrontare critiche, conflitti e costruire relazioni sane. Bello. Ok, ora crea sinossi per pagina di vendita a Amazon. Ok, in stile, io gli dico sempre in stile professor Costa, che è il GPT personalizzato che sto utilizzando per dare personalità alla mia scrittura. Vediamo. Più forte con le parole, bellissimo comunque, è il metodo definitivo per affrontare critiche, conflitti e costruire relazioni sane. Questo potrebbe veramente diventare un bestseller, signori, bestseller artificiali. Allora, vediamo. Più forti con le parole, il metodo definitivo per affrontare critiche, conflitti e costruire relazioni sane. Hai mai sentito che le tue parole non bastassero? Ti è mai capitato di sentirti piccolo di fronte all'arroganza altrui o bloccato di fronte a critiche che sembrano minare la tua autostima? Più forte con le parole è un libro che stavi aspettando per trasformare quelle sensazioni di insicurezza in una forza capace di rivoluzionare le tue relazioni e soprattutto il modo in cui ti percepisci te stesso. No, non mi piace. Scrivi meglio. E nello stile di Costa. Perché, per esempio, chi è questo libro per te? Che cazzarola vuol dire chi è questo libro per te? Ti stai rimbambendo? ChatGPT? Ogni volta, cavolo, devi dire
ma ricordati di, fai questo, fai quest'altro, cioè io vorrei tanto che si ricordasse tutto, ma non si ricorda mai niente. Cioè io forse ho già ChatGPT che è rotto ho ChatGPT buggato, ok? Sì, me lo sta scrivendo un pochino più aggressivo, insomma più cinico, però questa è la solita sinossi, pagina di vendita. Allora, mi piace tantissimo il titolo, ragazzi, devo dire. Vediamo a chi è rivolto, perché questo libro è diverso, non troverai teorie astratte ma strumenti pratici. Tra l'altro una cosa molto bella che mi ha fatto il tool di trasposizione del transcript è stato anche crearmi una conclusione con un recap e anche degli esercizi pratici che sono stati estratti dal testo. Per cui devo dire che ha fatto un bel lavoro. Era buono, ripeto, l'input, era buono il transcript che io ho buttato dentro. Allora, più forte con le parole, questo ce lo prendiamo e ce lo andiamo a mettere nel nostro documento di Google all'inizio, ovviamente. Adesso andremo a mettere questa sorta di sinossi. Ok, non mi incollare tutto grosso, mi incolli tutto grosso, maledizione. Ok, allora io all'inizio normalmente la metto all'inizio la sinossi. Questo è un titolo 1, mettiamo molto grassetto. Ok, facciamo così mi piace di più, guardate. Allora, prima pagina, titolo e sottotitolo centrati. Ok, il titolo potrei anche fare più grande, potrei farlo anche tutto in maiuscolo, formato testo. Allora, com'è che si faceva? Maiuscolo, più forte con le parole. Qui c'è uno spazio troppo alto di distinzione in intersezione 1, per cui andrò a metterci la famosa, abbiamo fatto anche prima, interlinea spaziatura personalizzata, li mettiamo non 100 ma li mettiamo 25, poi al massimo, ragazzi, andiamo a capo. Il metodo definitivo per affrontare critiche e conflitti e costruire relazioni sane. Va bene, però va bene se lo facciamo così. Sapete cosa sarebbe anche carino metterci? Adesso lo facciamo un attimo random. Inserisci un'immagine, proviamo a cercarla sul web, giusto per farvi vedere un po' come imposterei una sorta di prima pagina di copertina. Metterei relationship, vediamo se ci salta fuori una fotina. Oh, guarda che bello, questa potrebbe andare bene, la volevo quadrata perché avevo in mente appunto un'idea di immagine quadrata da buttarci dentro lì. Poi, ragazzi, la copertina ve la vedete voi, io solo per farvi vedere un paio di cose. Diciamo questa è carina. Ok, inseriamo la fotina, per cui dai, più forte con le parole. Il titolo forse ancora un po' più grande, non so se mi convince o meno questo tutto maiuscolo o no. Vediamo un attimo. Testo maiuscole, iniziale maiuscolo, così più forte con le parole. Forse è il font che non ci azzecca molto, però l'accent di solito mi piace, mettiamolo l'accent nero. Ok, per cui abbiamo poi la sinossi. Questo libro diverso, a chi è rivolto. Ok, allora vediamo un attimo. Normalmente io dopo la prima pagina ci metto, cosa ci metto secondo voi? Ci metto l'indice, per cui vediamo se mi ricordo come si fa. Inserisci sommario, mettiamo il sommario, questo sarà un ebook, per cui ok, ecco, un sommario troppo lunghissimo, per cui direi che in questo sommario, non è che poi il sommario occupare 25 pagine, andiamo nelle opzioni e
vediamo un attimo, il livello di intestazione, vediamo intestazione 1, intestazione 2, dai, così ci dà solo i titoli dei capitoli, ok? E intestazione 1 ce la mettiamo? Ma sì, lasciamolo. Ok, questo chiaramente sarà un indice del nostro libro, ok? Sarà il nostro bel indice navigabile. Allora, vediamo. A livello di lettura mi sembra abbastanza carino, ci ho messo il numero di pagina, ok? Volendo posso fare anche un'intestazione che si ripete ok, allora vediamo che abbiamo fatto questo grande 12, perché anche questo sarà grande 12, per non disturbare troppo la lettura quando mettete l'intestazione, dove l'intestazione tra l'altro potete metterci anche serenamente e tranquillamente il vostro link al vostro sito, se è un ebook scaricabile e compagnia. Allora facciamo che più forte con le parole l'intestazione sarà allineata cioè l'intestazione di pagina al centro, e io normalmente faccio questo giochetto qui, metto numero di pagina e intestazione in un grigino, ok, in un grigino grigetto, in modo da non disturbare per l'appunto la lettura. Se vi accorgete che c'è troppo poco spazio tra l'intestazione e il testo, ragazzi, niente di più facile, fate un bella capo e in tutte le pagine poi lo faccio anche qua sotto, ma non è per questo per guadagnare pagine, ragazzi, è solo per migliorare la leggibilità, ok? E devo dire che così è meglio decisamente. Il numero di pagine si è alzato di qualcosina, siamo a 40. Siamo a 40 e niente, il nostro ebook sostanzialmente è pronto. Il nostro ebook è pronto. Vediamo cos'altro possiamo chiedere dobbiamo chiedere a ChatGPT: la pagina di vendita, il titolo, nient'altro, devo dire nient'altro, nulla d'altro. Ovviamente qual è lo step successivo? Lo step successivo sarà quello di andare pagina vuota, vedi? Di andare a leggerlo bene, a controllare che sia tutto ok, a sistemare un pochino la formattazione. Vi faccio vedere anche una cosa molto molto carina. Noi, se mettiamo a scaricare questo ebook, magari lo lasciamo gratuitamente, possiamo mettere i crediti nell'intestazione o nel piedi pagina, per cui mettere il nostro sito web, il nostro nome, il nostro LinkedIn, eccetera. Ho scoperto questa cosa carina, ossia la filigrana. Ok, filigrana, adesso vi faccio vedere come funziona. Sostanzialmente cosa succede? Io ad esempio voglio mettere la filigrana mf205.com, che vi consiglio appunto di andare a visitare adesso, perché faccio anche corsi su queste cose qui. E cosa fa? Vedete, non so se lo vedete, aspetta, mettiamo innanzitutto il colore lo mettiamo nero. La filigrana, vedete che ci permette di mettere appunto un watermark, ok? Potete decidere la trasparenza, quanto farla trasparente, quanto meno. Questo vi tutela moltissimo. Potete fare anche con un'immagine, se avete un logo basta fare qui immagine e niente, mettete la vostra filigrana. Ovviamente deve agevolare la lettura, non deve essere troppo grande, però se mettete online questo documento, sapete che lo potete, diciamo, in un certo senso andare a tutelare. Vado in ultima istanza a rinominare il mio documento, che non si chiamerà con un nuovo nome, più forte delle parole, il metodo definitivo per affrontare critiche, conflitti e costruire relazioni sane. Perfetto. File, scarica, PDF,
Ok. Ragazzi, abbiamo fatto una quarantina di minuti. Io penso che vi siate divertiti in questi 40 minuti. Abbiamo 41 pagine, vedete, di un PDF molto 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 professionale, secondo me, molto carino. È da rileggere, è da rivedere, però cosa abbiamo fatto oggi? Ricapitoliamo. Abbiamo visitato YouTube e abbiamo preso il transcript. Questo era un video di 10 minuti sulla comunicazione. Con l'estensione di Chrome Transcript and Summary abbiamo recuperato la trascrizione. Siamo andati sull'app, vi lascio il link poi in descrizione. Tanto il link, ragazzi, se voi vi iscrivete avete anche un sacco di crediti gratuiti da parte mia e in più io guadagno qualcosina. Okay? Poca roba, però se mi volete supportare provate il tool che vi propongo. Abbiamo configurato l'app, l'abbiamo incollato dentro il nostro transcript e lui ce l'ha trasformato in, abbiamo deciso, 7 capitoli del nostro libro. Era scritto bene? Sì, era scritto bene. L'abbiamo scritto meglio? Assolutamente sì. Come? Siamo andati su ChatGPT e io gli ho dato delle impostazioni, diciamo, personalizzate. Nel mio caso ho utilizzato un GPT personalizzato che contiene al suo interno centinaia di pagine scritte da me, informazioni su di me, sul mio stile, sul mio modo di vedere il mondo, e lo abbiamo riscritto, ok? Capitolo per capitolo, per cui copia dall'app di là e incolla nell'app di ChatGPT di qua. Quando abbiamo raggiunto un risultato decente per il capitolo 1, abbiamo poi riproposto le medesime impostazioni, come ad esempio i salti di riga o i grassetti, e lo stile, il dare del tu, la formattazione in generale. L'abbiamo riproposta per i capitoli a seguire. Tutto ciò è stato poi incollato in un documento di Google e alla fine gli abbiamo chiesto delle proposte di titolo del libro e una sinossi. Ragazzi, se non vi fosse bastato, vi dico solo che da un audio di 10 minuti abbiamo estratto un libro effettivamente bello e interessante, perché ve lo posso garantire, di 41 pagine, molto molto informativo, molto 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 interessante. Per cui, detto questo, io spero che questo tutorial sia stato di vostro interesse. Abbiamo imparato appunto da un video di YouTube a estrarre un vero e proprio libro, un ebook, un PDF, cioè ragazzi il risultato ce l'abbiamo di fronte agli occhi. Ve lo faccio rivedere perché poi non vorrei sembrare troppo entusiasta, però ragazzi, dal podcast a questo, cioè è un paper, un normalissimo paper con il suo arco narrativo e il suo stile, la formattazione e tutto quanto. Sono 41 pagine, per cui io spero che questo quasi oretta che abbiamo passato insieme sia stata di vostro gradimento. Chi sono io? Io sono Ema F205, ormai dovreste saperlo molto molto bene. Ti do il benvenuto al canale YouTube più estremo a tema intelligenza artificiale. Cosa facciamo in questo canale? Sostanzialmente è il canale dove pubblico i miei esperimenti, il mio know-how, le mie lezioni sull'intelligenza artificiale, perché io sono un esperto di comunicazione e anche intelligenza artificiale. Insegno dal 2009, da qualche anno insegno anche AI, oltre che comunicazione digitale, in diverse accademie in tutta Italia. Scrivo, anzi parlo da Milano. Fatemi sapere con un commento, con un like, con una condivisione, cosa ne pensate di questo, insomma, di questo sistema che vi sto proponendo, e mi raccomando fate un check nel link per provare l'app che ho utilizzato come primo passaggio. La domanda è: posso farlo anche solo con ChatGPT? Certo, ho creato dei GPT personalizzati appositamente per fare queste operazioni qui, però probabilmente ne parleremo in una prossima puntata. Ragazzi, vi auguro il meglio, vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio. Ciao da Ema.
Cordiale utente del cyberspazio, ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. Io sono Ema F205, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly/EMA F205. Buona visione.